Salve a tutti! Continuiamo oggi il progetto dell'alimentatore da laboratorio con il dimensionamento del dissipatore del transistor di potenza 2N3055. Come avevamo detto nel video iniziale, infatti questo è un circuito, una tipologia di alimentatore molto dissipativa e nella fattispecie tutta l'energia dissipata in pratica sarà dissipata dal transistor di potenza 2N3055 e quindi vi è la necessità di dissipare opportunamente questo transistor onde evitare che la temperatura superi valori critici di funzionamento e di distruzione del transistor stesso. Quello che vedremo nel video in pratica sarà un test fatto sul dissipatore che ho già selezionato per verificare che in effetti riesca a svolgere correttamente la sua funzione tenendo conto dei parametri operativi che abbiamo selezionato. Piccola premessa, ovviamente non si tratterà la parte di progettazione teorica, questo penso che lo farò poi in un altro video, in una sezione che andrò a creare dedicata per, diciamo, la parte teorica degli argomenti che andremo a trattare. Quindi in quel video poi spiegherò correttamente quali sono i passaggi teorici e progettuali da fare, mentre qui in pratica io ho già selezionato il dissipatore, ho già fatto tutti quei passaggi, quindi analisi agli elementi finiti tramite software e, e tutta la catena logica, e quindi siamo già arrivati alla parte finale dove appunto bisogna fare il test per verificare che i calcoli che si sono fatti sono corretti. Ovviamente la parte di progettazione appunto è una parte molto specifica e molto complessa, quindi per questo motivo voglio trattarla in un altro video. Tornando quindi al test che effettueremo oggi, quello che farò sarà andare a mettere in piedi questo circuito di prova che ho già simulato su Spice e in pratica che cosa fa? Qui c'è una configurazione di tipo Darlington con una resistenza che punta alla base di questo transistor e che cos'è che succede? Quindi tramite questa resistenza io vado poi con questo transistor ad amplificarmi la corrente che arriva poi alla base del 2N3055 e con questi valori ho già calcolato che la corrente che passerà all'interno del transistor sarà pari a 1 ampere. Quindi, ovviamente non sarà poi nella pratica precisa così, quindi quello che andremo a fare sarà mettere in serie all'emettitore del transistor e in parallelo fra collettore ed emettitore un amperometro e un voltometro. Infatti poi andando banalmente a moltiplicare i valori che reggiamo, riusciamo a risalire alla potenza dissipata dal nostro transistor e quindi tramite quella potenza dissipata riuscire a correlare sul dissipatore a che temperatura massima corrisponde. Quindi, quali sono i parametri fondamentali di questo test? Allora, qui abbiamo un generatore a 12 volt, quindi abbiamo che la corrente massima che dovrà passare nel transistor sarà pari a 1 ampere. Questo perché sarà poi la corrente reale nel nostro alimentatore, sarà massimo 1 ampere. Mentre per quanto riguarda la potenza massima, questa sarà pari appunto a volt per ampere, quindi 12 volt per 1 ampere, in pratica 12 watt, che è la potenza massima che poi in effetti sul nostro alimentatore andrà a dissipare questo transistor. Se vi ricordate però il nostro alimentatore era un alimentatore da 30 volt 1 ampere, perché qui adesso ci troviamo 12 volt? Se vi ricordate però
è anche vero che con quel giochetto di commutare il nodo centrale dell'avvolgimento secondario riuscivamo a dimezzare la tensione di uscita. Quindi in realtà la caduta massima che incontreremo ai capi del transistor sarà proprio pari a 12 volt ed è per questo che la potenza massima con cui andrò a dimensionare questa aletta di raffreddamento, questo dissipatore, saranno 12 watt. Infine, la letta potrà dirsi correttamente dimensionata se la temperatura massima sul case del transistor resta inferiore a 150 gradi, che è la sua temperatura massima riportata di funzionamento massima riportata sul suo datasheet. Quindi quello che adesso andrò a fare sarà andare a mettere questo circuito su una breadboard e andare a montare il transistor sul dissipatore. Ho montato il circuito sulla breadboard e ecco qui il transistor sul dissipatore che ho selezionato. Due piccoli consigli: se non avete a disposizione la pasta termica, vi consiglio di usare del grasso, che è molto più economico. Vi consiglio il grasso al litio, che questo qui è un po' giallino, o comunque basta qualsiasi grasso che abbia un punto di goccia almeno sopra i 120 gradi. Inoltre, per misurare la temperatura poi sul dissipatore, essendo fatto in alluminio lucido, la voglio misurare con la pistola infrarossi, andate a mettere questo qui, il nastro isolante da elettricista, quello nero. Questo materiale ha un coefficiente epsilon pari proprio a 0,95, quindi tramite la pistola infrarossi basterà settare appunto il coefficiente su 0,95, che sarebbe il coefficiente di emissione, e quindi avrete la temperatura precisa in questi punti. E questo materiale ha proprio questa caratteristica, ovvero è pari a 0,95 preciso. Ok, adesso effettuo i collegamenti e andiamo a eseguire i test. Ecco qui ultimato il setup di misura. Abbiamo l'amperometro e il voltometro. Quindi vado a misurare la temperatura iniziale, 21,3 gradi. Molto bene, quindi adesso do tensione al circuito. Ok, e connetto il collettore. Ecco qui. E ora non mi resta che aspettare che il circuito arrivi a regime. Sono passati circa 5 minuti e la temperatura del transistor è intorno ai 58 gradi e la sua corrente sta aumentando. Infatti vedete che è passata a 1 ampere e 0,8, perché con l'aumentare della temperatura la deriva del transistor fa sì che fa passare più corrente al suo interno. Mi ero scordato di questa cosa, quindi adesso vado velocemente a inserire un trimmer nel circuito per poter fare in modo che la corrente resti sempre intorno a 1 ampere. Sono passati più di 20 minuti e la temperatura sul transistor sembra rimanere ormai costante intorno ai 55 gradi più o meno. Quindi questa vetta risulta più che sufficiente per poter dissipare questa potenza. Visto gli ottimi risultati ottenuti, ora provo a montare il transistor su questa aletta, che è più piccola, e
voglio vedere qual è la temperatura massima che si raggiunge su questa tipologia. Ho montato il transistor sull'altra letta e adesso ripeto il test. Do potenza, anzi prima misuro la temperatura iniziale. Siamo intorno ai 24 gradi. Do potenza. Molto bene. E adesso aspettiamo. Sono trascorsi 10 minuti e la temperatura è di circa, 95 gradi. Aspetto un altro po' e vediamo a quanto arriva. Sono trascorsi altri 10 minuti e la temperatura è arrivata circa sui 100 gradi. Ok, ho dovuto mettere un fazzoletto sotto perché abbiamo raggiunto la temperatura di goccia di questo grasso e ha iniziato a gocciolare, appunto. Ok, ho riportato qui i risultati dei test che abbiamo svolto e abbiamo che col primo dissipatore, ovvero questo qui, abbiamo ottenuto che da 20 gradi di temperatura ambiente arriviamo massimo a 60 gradi con una dissipazione di 12 watt. Mentre col secondo dissipatore, ovvero questo qui, abbiamo che partendo da una temperatura ambiente di 20 gradi raggiungiamo massimo 100 gradi per dissipare questi 12 watt. Quindi, fra questi due, qual è che andrò a utilizzare? Il secondo. Perché? Perché nonostante raggiunga una temperatura finale molto più alta rispetto al primo, in realtà questa temperatura è più bassa rispetto al limite che ci eravamo prefissati, ovvero il limite strutturale del transistor di 150 gradi. Quindi non ha nessun motivo di essere utilizzato il primo, che risulta quindi sovradimensionato, ma il secondo risulta essere quindi adatto e anche lui leggermente sovradimensionato per fare questo lavoro. Inoltre il primo è davvero molto ingombrante, quindi non c'è nessun motivo per cui debba essere utilizzato. Quindi, grazie a queste prove termiche, siamo riusciti a selezionare il nostro dissipatore, che sarà questo qui e che quindi lo vedremo poi nel progetto finale, nel case finale del nostro alimentatore da laboratorio. Molto bene, per questo video è tutto. Alla prossima!